Stamattina ho aperto gli occhi e li ho richiusi subito. Avevo gli occhi incollati, quella sensazione in cui le palpebre non ne vogliono sapere di aprirsi davvero. È il segnale che il sonno non ha ancora finito il suo lavoro. Ti capisco. Io invece avevo la testa pesante questa mattina. Avere la testa pesante, quella sensazione al mattino in cui la testa pesa come se fosse di piombo. I pensieri sono lenti, il mondo è sfocato. Mi sono svegliato con la testa pesante, ho dormito male e si sente. Non è una cefalea precisa, è quella nebbia che ti accompagna per i primi 20 minuti, finché il caffè non fa il suo lavoro. È una sensazione che conosco bene. In quei momenti si procede a rilento. Andare a rilento, muoversi lentamente con meno energia del solito, come se ogni azione richiedesse uno sforzo doppio. Dopo una notte breve vado sempre a rilento. Tutto mi prende il doppio del tempo. Non è pigrizia, è il corpo che reclama il suo spazio. E quando finalmente ci si sveglia davvero, si torna presenti, lucidi, pronti. La giornata può davvero cominciare. E quando il mantra non basta, si passa a qualcosa di più urgente. Datti una mossa. Darsi una mossa è più pressante di mettersi in moto, c'è dentro urgenza vera. Datti una mossa che facciamo tardi. Si usa tra amici, in famiglia, con quella dose di affetto brusco tipicamente italiana. Finalmente arrivi al bar e lì esci dal torpore. Uscire dal torpore, liberarsi da quella pesantezza mentale del mattino, tornare presenti e funzionanti. Ho preso il caffè e sono uscita dal torpore in 3 minuti. Prima ero ancora nella notte. Il bar è il luogo dove avviene questa trasformazione. Non ci entri persona e ne esci persona. Il caffè ha quel potere. Tutto questo si fa in un batter d'occhio. In un batter d'occhio, in pochissimo tempo, quasi istantaneamente, senza rendersene conto di quanto sia veloce. Ho preso il caffè in un batter d'occhio, bancone, sorriso, pagamento, via. Non è fretta, è efficienza. Chi frequenta il bar tutte le mattine sa esattamente cosa fare e come, prima ancora che gli venga chiesto. E dopo quel caffè, finalmente, sei a mente fresca. A mente fresca, la testa lucida, riposata, pronta a funzionare. Leggo questo documento a mente fresca domani mattina. È il momento in cui il cervello funziona davvero. E chi arriva al bar senza quel caffè è ancora intontito. Essere intontiti, non essere ancora completamente svegli, muoversi e pensare come se il cervello fosse ancora a metà. Ero intontito quando è suonato il telefono, ho risposto senza capire chi fosse. Non è pura sonnolenza, è quella sensazione di avere ancora un piede nel sonno. Il caffè taglia quel filo e all'improvviso si torna nel mondo. Le espressioni di questa prima sezione: gli occhi incollati per la sonnolenza fisica del mattino, avere la testa pesante per il cervello ancora appesantito, andare a rilento per muoversi con meno energia del solito, darsi una mossa per cominciare con urgenza, uscire dal torpore per tornare presenti dopo il caffè, in un batter d'occhio per la rapidità automatica del professionista, a mente fresca per la lucidità mattutina e essere intontiti per chi non è ancora pienamente sveglio. Il caffè è il luogo dove avviene questa trasformazione. Non ci entri persona e ne esci persona. Il caffè ha quel potere. La colazione al bar non è solo un pasto, è il rito che trasforma le persone assonnate in persone funzionanti. E l'italiano lo descrive con una precisione magnifica. Dopo il bar comincia il tragitto. E in Italia fare avanti e indietro ogni giorno fra lavoro e domicilio forgia una competenza particolare, quella del pendolare urbano. Fare avanti e indietro, percorrere quotidianamente lo stesso tragitto in entrambe le direzioni, andata e ritorno, con la precisione di chi conosce ogni curva e ogni fermata. Faccio avanti e indietro da anni, conosco ogni connessione, ogni ritardo prevedibile. Non ci si abitua mai del tutto, ma ci si costruisce attorno una routine di sopravvivenza. Il pendolare conosce a memoria il rush del mattino. Il rush del mattino, quel momento tra le 7:30 e le 9 in cui tutti vogliono arrivare da qualche parte entro le 9 e la città reagisce come può. Evito il rush del mattino quando posso, parto o prima o dopo. La parola viene dall'inglese ma è entrata nel parlato italiano senza adattamento, rush, così com'è, veloce anche nel suono. E in quell'ora di punta i mezzi sono affollatissimi.
Affollatissimo, strapieno, impossibilmente pieno di gente. La metro alle 8 è affollatissima, non ci si respira. Il superlativo dice già tutto, non è solo pieno, è una pressione fisica, una lotta per esistere nello spazio. E durante il rush il grande rischio è perdere il bus. Perdere il bus, arrivare alla fermata un attimo dopo che il mezzo è ripartito, guardarlo allontanarsi senza poter fare niente. Ho perso il bus per 30 secondi, tutta la catena del tragitto saltata. Chi usa più di un mezzo tutte le mattine sa che perdere il bus è il momento più amaro della giornata. Stai lì, guardi e aspetti. E quando il sistema cade, si resta inchiodati. Restare inchiodati, essere bloccati in un posto senza possibilità di muoversi, qualunque cosa si tenti. Sono restato inchiodato alla stazione, sciopero a sorpresa, nessun mezzo alternativo. Il chiodo è la metafora giusta, qualcosa che penetra nel terreno e non si toglie. Chi è restato inchiodato per un guasto o uno sciopero sa esattamente com'è. In quei momenti si ingoia il rospo. Ingoiare il rospo, accettare una situazione che non piace, sopportare senza protestare invece di protestare. Ho ingoiato il rospo e ho aspettato il mezzo successivo. Fare scene non avrebbe cambiato niente. Il rospo è amaro, ma certe volte non c'è alternativa. Si accetta, si aspetta, si va avanti. Il lato positivo? Quando passi per un soffio. Passare per un soffio. Riuscire in qualcosa con pochissimo margine, proprio all'ultimo secondo utile. Ho preso l'autobus per un soffio. Ero a 20 metri di distanza. Non è la sconfitta, è quel sollievo che si sente quando il mezzo ti aspetta ancora un secondo. E quando finalmente sei sul mezzo, inizia la caccia al posto. Accaparrarsi un posto, trovare e occupare rapidamente uno spazio libero nel caso un altro lo occupi già. Sull'autobus delle 8 bisogna accaparrarsi un posto subito, basta un attimo di esitazione. Non è maleducazione, è la regola non scritta del tragitto mattutino. Le espressioni di questa sezione: fare avanti e indietro per il tragitto quotidiano andata e ritorno, il rush del mattino per il picco caotico tra le 7 e le 9, affollatissimo per i mezzi stracolmi, perdere il bus quando il mezzo è già ripartito, restare inchiodati quando non si può andare da nessuna parte, ingoiare il rospo per accettare senza protestare, passare per un soffio per il sollievo all'ultimo secondo e accaparrarsi un posto per la caccia rapida a uno spazio libero. Il tragitto del mattino, anche quando va storto, ti dà materiale per 1000 storie e in italiano sai sempre come raccontarle. Tra i banchi si entra con tutti i sensi aperti. Non si scorre un elenco e non si clicca su uno schermo. Si guarda, si tocca, si annusa, si contratta. E in italiano ogni gesto ha il suo nome preciso. Il primo gesto da compiere è toccare con mano. Toccare con mano, valutare qualcosa direttamente, con le proprie mani, senza affidarsi alle apparenze. Ho toccato con mano le pesche, ancora dure, non erano pronte. Non è solo tra i banchi. Toccare con mano un problema significa capirlo davvero, non sulla carta. È un gesto fisico che diventa espressione di consapevolezza diretta. Tra i banchi molti imparano ad annusare la freschezza. Annusare la freschezza, capire se un prodotto è fresco usando il naso. Le verdure di oggi hanno un profumo vivo, quelle di ieri no. Ho annusato il basilico, freschissimo, profumava ancora di campo. Non è un gesto snob, è quello che fa chiunque abbia frequentato i banchi e sappia cosa sta cercando. E dopo aver scelto, arriva il momento di strappare qualcosa. Strappare qualcosa, ottenere un vantaggio, spesso un piccolo sconto, con determinazione. Gli ho strappato €1 in meno al chilo, era un cliente abituale. Non ti danno il prezzo. Te lo strappi. La parola è perfetta perché dice già la fatica e la soddisfazione insieme. I prodotti migliori sono quelli dal contadino. Dal contadino acquistati direttamente da chi ha coltivato, senza intermediari. Ho preso le zucchine dal contadino, hanno un sapore completamente diverso. C'è dentro un senso di autenticità, di filiera corta, di cibo vero. E i prodotti migliori sono quelli di stagione. I prodotti di stagione, la frutta e la verdura che in quel momento è nel suo momento migliore, raccolta quando deve, saporita come deve. Compro solo prodotti di stagione, il resto non ha senso. Tra i banchi, il prodotto di stagione si riconosce al primo sguardo: colore, profumo, prezzo. È più economico, è più buono e il venditore non fa finta di convincerti. Il vero segreto è prendersi il tempo. Prendersi il tempo, non comprare di fretta, girare per i banchi senza pressione, tornare su un prodotto se non si è sicuri.
Mi sono presa il tempo tra i banchi, ho girato 2 volte prima di scegliere le pesche. Non è indecisione, è rispetto per quello che si compra. Il mercato premia chi non ha fretta. E quando tutto funziona, si rientra a braccia piene. Rientrare a braccia piene, tornare con la borsa piena di cose scelte bene che valgono il viaggio. Sono rientrato carico dalla spesa. Zucchine, basilico, melanzane, roba di prima qualità. Il mercato non ti delude mai se sai come muoverti. E la regola d'oro è non fidarsi dell'apparenza. Non fidarsi dell'apparenza, guardare bene ogni prodotto prima di metterlo nella borsa, senza accettare il primo che capita. Non mi fido dell'apparenza sui banchi, guardo sotto, dietro, dentro. È un po' di sano sospetto che ti salva dalla delusione al rientro. La mela bella in cima potrebbe nascondere qualcosa di meno buono nascosto. Le espressioni del mercato, toccare con mano per capire con la propria esperienza diretta, annusare la freschezza per scegliere con il naso, strappare qualcosa per ottenere un vantaggio con determinazione, dal contadino per la filiera corta e il cibo vero, i prodotti di stagione per la frutta nel loro momento migliore, prendersi il tempo per scegliere senza fretta, rientrare a braccia piene per la spesa riuscita e non fidarsi dell'apparenza per la verifica attenta di ogni prodotto. Tra i banchi si impara a mobilitare ogni senso e nell'italiano ogni senso trova la sua parola. È un vocabolario che sa di terra e di fresco. In Italia arrivare al lavoro non vuol dire mettersi subito alla scrivania. Prima si sente il clima. Sentire il clima, percepire l'atmosfera generale. Percepire l'atmosfera senza che nessuno te la spieghi. Ho sentito subito il clima, c'era attenzione, qualcosa era successo. Non si legge niente di scritto, si sente nell'aria, nel tono delle voci, nei movimenti delle persone. È una forma di intelligenza sottile che chi lavora in Italia affina col tempo. E spesso ci si ritrova a destreggiarsi tra mille cose. Destreggiarsi, muoversi con abilità in mezzo a situazioni complicate, gestire più problemi contemporaneamente senza perdere il controllo. Mi sono destreggiata tra teleprogetti e una riunione d'emergenza. Non è solo fare tante cose, è farlo con una certa eleganza, senza crollare. Poi bussa inevitabilmente qualcuno con la proposta di sempre. Facciamo una riunione lampo? Una riunione lampo, un aggiornamento brevissimo. Tutti in piedi, senza sedirsi, senza perdere tempo. 5 minuti, ci si allinea, si riparte. Non è una riunione vera, è uno strumento di chiarezza rapida. Il lampo del nome non è metaforico, dura davvero un attimo. E dopo la riunione lampo arriva la vera salvezza, prendersi un respiro fuori. Prendersi un respiro fuori, uscire dall'ufficio per qualche minuto, uscire al bar vicino, lasciare la scrivania per un momento. Non è pigrizia, è sopravvivenza. E in quei 10 minuti succede qualcosa di prezioso, si condivide qualcosa di leggero. Fare 2 risate, ridere insieme di qualcosa di piccolo, condividere un momento leggero che rende la giornata più leggera. Abbiamo fatto 2 risate sul collega che aveva sbagliato stanza per la riunione e siamo tornati alla scrivania completamente diversi. Non è perdere tempo, è quello che tiene insieme le persone in un ufficio italiano. Poi si torna, spesso senza riuscire a levare la testa. Non riuscire a levare la testa dal lavoro, avere così tanto da fare che non ci si riesce a staccare nemmeno per un istante. Questa settimana non riesco a levare la testa, un impegno dopo l'altro, senza respiro. Non è solo molto lavoro, è quella morsa di impegni sovrapposti che non lascia spazio. L'antidoto è macinare lavoro. Macinare lavoro, lavorare di continuo, in modo costante e produttivo, smaltendo una cosa dopo l'altra. Quando sono indietro, macino lavoro per 2 ore di fila e recupero. Non è solo lavorare tanto, è lavorare con quel ritmo regolare del mulino che non si ferma. Tutto entra, tutto viene trasformato. E quando le cose si complicano, bisogna tenere il filo. Tenere il filo, non perdere il filo del ragionamento o della situazione, rimanere concentrati su quello che è importante. Con tutto questo casino fai fatica a tenere il filo, è tenere la rotta mentale in mezzo al caos. Le espressioni dell'ufficio, sentire il clima per percepire l'atmosfera, destreggiarsi per gestire situazioni complesse con abilità, una riunione lampo per l'aggiornamento brevissimo, prendersi un respiro fuori per il rito della pausa, fare 2 risate per condividere un momento leggero,
Non riuscire a levare la testa per quando il carico è insostenibile, macinare lavoro per procedere in modo costante e produttivo e tenere il filo per non perdere la concentrazione. L'ufficio italiano, dove il lavoro serio convive sempre con un espresso e una battuta. Funziona meglio così. All'ora di pranzo, in Italia, tutto si ferma. Non è un'interruzione, è un appuntamento fisso con il piacere. Il pranzo ha le sue regole, il suo vocabolario e la sua sacralità. Il gesto classico in trattoria è chiedere qual è il piatto del giorno. Il piatto del giorno è il piatto cucinato quel mattino dal cuoco con quello che c'era di fresco, non preso dal menù fisso. Qual è il piatto del giorno? Pasta al pomodoro fresco. Allora prendo quello. Non si guarda nemmeno il menù. Chi sa mangiare in Italia va dritto al piatto del giorno. Quello è sempre il meglio. E il pranzo in Italia si fa in compagnia. Mangiare in compagnia, mangiare con altre persone, condividere il pasto. Non riesco a mangiare da sola, ho bisogno di mangiare in compagnia. È uno dei valori fondamentali della cultura alimentare italiana. Il cibo si condivide, non si consuma in solitudine. Dopo un buon primo si arriva al momento felice. Mi sono saziato. Saziarsi, arrivare al punto in cui non si ha più fame, essere pieni in modo soddisfacente. Mi sono saziato con poco, era così saporito. È diverso da essere pieno. Saziarsi ha dentro una nota di completezza e soddisfazione. Ma quando il piatto è straordinario, se ne vuole ancora. Volerne ancora, desiderare un'altra porzione di qualcosa che era troppo buono per smettere. Ne ho voluto ancora, non riuscivo a fermarmi. Non è voracità, è il complimento più sincero a un cuoco. Volerne ancora dice: questo era davvero straordinario. C'è poi la cosa che caratterizza ogni pranzo italiano degno di questo nome: indugiare a tavola. Indugiare a tavola, restare a sedere anche dopo aver finito di mangiare, continuare a chiacchierare, a bere il caffè, a stare insieme. Abbiamo indugiato a tavola quasi 2 ore, nessuno aveva voglia di andarsene. Indugiare non è rallentare, è scegliere di non correre, e in Italia è quasi una virtù. Chi non ha tempo di uscire porta il pranzo al sacco. Il pranzo al sacco, il cibo cucinato in anticipo e portato alla scrivania dentro un contenitore. Oggi ho il pranzo al sacco, ho cucinato ieri e me ne è avanzato un bel po'. L'espressione viene dal sacco di tela che i lavoratori portavano in campagna. Oggi il contenitore è di plastica, ma il concetto è lo stesso: autonomia, risparmio, gusto personale. E chi ha fame prima di mezzogiorno ricorre allo spuntino. Lo spuntino, un piccolo snack tra i pasti, leggero. Verso le 11 ho sempre bisogno di uno spuntino, una mela, qualche mandorla. Non è debolezza, è mantenere il ritmo dell'energia. E il posto che si frequenta sempre, quello che conosci come le tasche dei pantaloni, ha un nome preciso: la Trattoria del Cuore. La Trattoria del Cuore è il ristorante che frequenti da anni, dove ti conoscono, dove sai già cosa c'è di buono. Ho la mia Trattoria del Cuore a 2 passi dal lavoro, ci vado da 10 anni. Non è solo dove si mangia, è dove sai già come andrà, e questa certezza vale più di qualsiasi guida gastronomica. Le espressioni del pranzo. Il piatto del giorno, per scegliere il meglio cucinato in mattinata, mangiare in compagnia, per il pasto condiviso, saziarsi, per la soddisfazione di aver mangiato bene, volerne ancora, per la seconda porzione che racconta tutto, indugiare a tavola, per il piacere di non alzarsi subito, il pranzo al sacco, per il cibo preparato in anticipo, lo spuntino, per il piccolo rifornimento di metà mattina, e la trattoria del cuore, per il posto che conosci e ami. A tavola in Italia non si mangia solo, si vive, e questo vale per un pranzo veloce in trattoria quanto per una domenica di 3 ore in famiglia. Dopo il pranzo arriva il momento che ogni italiano conosce benissimo, quel crollo biologico tra le 2 e le 4. Non è debolezza, è fisiologia. Il corpo ha appena lavorato per digerire e il cervello lo sente. In quell'ora il ritmo della giornata cambia e l'italiano ha un vocabolario preciso per descriverlo. Molti in quel momento si assopiscono. Assopirsi, scivolare in un sonno leggero e involontario, a metà tra il riposo e la veglia. Mi sono assopita sul divano, non me ne sono nemmeno accorta. È diverso dalla pennichella cercata apposta. È il corpo che si addormenta da solo, senza permesso. Un cedimento gentile.
La versione più italiana del sonnellino pomeridiano ha anche il suo nome specifico, la pennichella. La pennichella, un breve sonnellino pomeridiano, spesso sul divano, con le scarpe ancora ai piedi, 15 o 20 minuti. Ho fatto una pennichella di un quarto d'ora e mi sono svegliato nuovo. È più informale del pisolino, più domestica. Dopo la pennichella si deve ripigliarsi, recuperare energia, ritrovare le forze, rimettersi in sesto. Ho dormito 20 minuti e mi sono ripigliata. Adesso riesco a lavorare benissimo. È un verbo che descrive quel recupero rapido e concreto. Si usa molto nel parlato. Un modo classico per ripigliarsi senza dormire è sgranchirsi. Sgranchirsi, alzarsi e muovere le gambe e le braccia, dopo essere rimasti fermi a lungo. Sciogliere i muscoli irrigiditi. Periodicamente mi sgranchisco, 2 giri del corridoio e torno alla scrivania più sveglio. Non è una passeggiata, è il movimento minimo che il corpo chiede quando è stato seduto troppo a lungo. I muscoli lo sanno prima del cervello. E chi ha bisogno di qualcosa di più concreto si rinfresca. Rinfrescarsi, passarsi dell'acqua fredda sul viso, sentirsi fisicamente più svegli e più presenti. Mi sono rinfrescata e sono tornata operativa in 30 secondi. È un gesto semplice, quasi infantile nella sua efficacia. Funziona sempre, costa niente, cambia tutto. Il lato oscuro di quell'ora è perdersi nei dettagli. Perdersi nei dettagli, distrarsi con cose secondarie invece di fare quello che si dovrebbe, spendere tempo su particolari che non contano. Ho perso un'ora nei dettagli, avevo 1000 cose più importanti da fare. Succede spesso nel dopopranzo, il cervello non ha abbastanza energia per le cose grandi e si rifugia nelle piccole. È l'ora della distrazione. Il segnale fisico più chiaro è avere gli occhi pesanti. Avere gli occhi pesanti, sentire le palpebre che pesano, stare per addormentarsi. Ho gli occhi pesanti, ho assolutamente bisogno di un caffè o di 10 minuti di pennichella. È la voce del corpo che dice: ho bisogno di recuperare. Le espressioni del pomeriggio, il crollo biologico per quel momento di calo inevitabile, assopirsi per il cedimento involontario al sonno, la pennichella per il sonnellino all'italiana, ripigliarsi per recuperare le forze, sgranchirsi per muoversi dopo troppo tempo seduti, rinfrescarsi per sentirsi meglio fisicamente, perdersi nei dettagli per lasciarsi distrarre invece di resistere e avere gli occhi pesanti per la sonnolenza fisica del pomeriggio. Il pomeriggio non è un momento perduto, è un ritmo diverso. Chi lo capisce impara a usarlo, chi lo combatte si stanca 2 volte. Nel pomeriggio, dopo la pausa, molti italiani escono per sbrigare le faccende. Le faccende, l'insieme delle commissioni della settimana, posta, farmacia, banca, supermercato. Ho un pomeriggio pieno di faccende, non torno prima delle 7. Le faccende non piacciono a nessuno, ma fanno parte del meccanismo invisibile che tiene la vita in ordine. E spesso si fa una deviazione. Fare una deviazione, cambiare il percorso per fermarsi in un posto specifico prima di arrivare a destinazione. Ho fatto una deviazione in farmacia, erano sul mio percorso. Non è allungare la strada, è ottimizzare il tragitto. Chi fa deviazioni intelligenti rientra avendo sbrigato 2 commissioni insieme. E ogni faccenda fatta è un pensiero tolto. Togliersi un pensiero, risolvere qualcosa che stava pesando sulla mente. Ho rinnovato il documento, mi sono tolta un pensiero. Il pensiero che si toglie alleggerisce, dà sollievo. È la sensazione opposta del rimandare. Rimandare, posticipare, lasciare qualcosa dopo sapendo che dovresti farlo ora. Ho rimandato ancora quella telefonata. In italiano rimandare ha una sfumatura di procrastinazione non del tutto innocente e la cosa rimane lì a pesare, appunto come un pensiero che non si toglie. Si rimanda spesso perché si ha 1000 cose per la testa. Avere 1000 cose per la testa, avere molte preoccupazioni o impegni che occupano la mente insieme. Non riesco a concentrarmi, ho 1000 cose per la testa. Non è solo essere occupati, è quel caos mentale in cui tutto sembra arrivare nello stesso momento. Tra le faccende c'è spesso quella di ritirare un pacco. Ritirare un pacco, andare allo sportello postale per raccogliere ciò che è arrivato per spedizione. Ho ritirato un pacco stamattina, 5 minuti e il pacco era mio. Quel servizio ha la sua grammatica, si aspetta il proprio turno, si sbriga in fretta.
Quando le faccende sono tante, si gira come una trottola. Girare come una trottola, spostarsi continuamente senza fermarsi mai, correre da un posto all'altro in modo frenetico. Ho girato come una trottola tutto il pomeriggio, farmacia, banca, scuola, supermercato. La trottola che gira velocissima è la metafora perfetta, sempre in moto, sempre nello stesso spazio ristretto. Con tutto questo ci si ritrova con il tempo contato. Avere il tempo contato, avere pochissimo tempo a disposizione, sapere che le ore scarseggiano mentre gli impegni avanzano. Ho il tempo contato, i negozi chiudono tra un'ora e devo fare ancora 3 cose. Non è solo fretta, è la pressione di un orologio che va più veloce di te. Le espressioni di questa sezione sono le faccende, per tutto quello che si deve fare fuori casa, fare una deviazione per la fermata strategica lungo il percorso, togliersi un pensiero per il sollievo di aver risolto qualcosa, rimandare per procrastinare, avere 1000 cose per la testa per il caos mentale, ritirare un pacco per una delle faccende più tipiche, girare come una trottola per la giornata frenetica e avere il tempo contato per la pressione del tempo che non basta. Le faccende non fanno notizia, finiscono e la vita va avanti, ma quando non le fai lo noti subito, manca qualcosa, manca sempre qualcosa. Finita la giornata, in Italia, non si rientra direttamente. Prima si fa tappa. L'aperitivo non è solo un drink, è una transizione ritualizzata tra il lavoro e la sera, tra il modo di essere del giorno e quello della notte. Il vocabolario di questo momento è preciso e ricco. E lo stuzzichino è fondamentale. Gli stuzzichini, piccoli bocconi da sgranocchiare durante l'aperitivo. Olive, patatine, bruschette, salumi, formaggio. Stuzzichino viene da stuzzicare, stimolare l'appetito. Non è il pasto, ma ti prepara per la cena e ti dà qualcosa su cui mettere le mani mentre parli. Spesso arriva un tagliere. Il tagliere, una tavola di legno su cui si servono salumi, formaggi, pane, verdure. Al bar o all'enoteca il tagliere è quasi l'aperitivo fatto oggetto. Abbiamo ordinato qualcosa da bere e un tagliere. Era l'aperitivo perfetto. E la scelta del drink è sempre un'occasione. Il Negroni, il cocktail dal carattere più deciso. Gin, vermouth rosso, Campari, una fetta d'arancia. Non è dolce, non è leggero, è un drink adulto, per chi sa cosa vuole. Un Negroni è quasi un invito che dice qualcosa di te. Non si ordina per sbaglio. E l'aperitivo è il momento perfetto per ritrovarsi. Ritrovarsi, incontrarsi di nuovo, riunirsi dopo una giornata passata ciascuno per conto suo. Ci ritroviamo al solito bar alle 7. Ha qualcosa di caldo e spontaneo, non è un appuntamento formale, è un ritrovo naturale. Quando arriva il drink, si fa il brindisi. Alla tua, il brindisi più diretto e personale, quello che si fa tra 2 persone che si guardano negli occhi. Alla tua, e i bicchieri si toccano. Non è formale come salute, è quasi un sussurro festoso, qualcosa che si dice e si sente. O si dice salute, un brindisi più diretto, più adulto. Salute, con gli occhi negli occhi, è un augurio di salute e di bene. In alcune regioni si preferisce un brindisi, in altre l'altro. La geografia del brindisi italiano è ricca di sfumature. E in quei momenti si ha il tempo di sentire il momento, essere presenti in quello che si vive, non pensare a dopo, non guardare il telefono. All'aperitivo sento il momento, non c'è fretta, non c'è nessun posto dove essere. Non è meditazione, è la scelta spontanea di chi ha avuto una giornata piena e decide di lasciarla andare. Perché l'aperitivo, alla resa dei conti, finisce quando finisce. Non guardare l'orologio, non badare all'ora, essere così bene che il tempo smette di avere importanza. Non ho guardato l'orologio nemmeno una volta, era un segno che la serata era buona. Quando non si guarda l'orologio, si è nel posto giusto. Le espressioni dell'aperitivo sono la transizione ritualizzata tra giorno e sera, gli stuzzichini per i piccoli bocconi da sgranocchiare durante l'aperitivo, il tagliere per la tavola di salumi e formaggi, il Negroni per il cocktail dal gusto marcato, ritrovarsi per l'incontro caldo e spontaneo, alla tua per il brindisi personale, salute per l'augurio diretto,
sentire il momento per essere presenti senza fretta e non guardare l'orologio quando la serata è troppo buona per guardarla finire. L'aperitivo italiano non è solo bere, è il momento che rimette insieme le persone dopo una giornata passata ciascuno per conto suo. Dopo l'aperitivo si rientra al piano e in cucina il primo gesto è mettere sull'acqua. Mettere sull'acqua, riempire la pentola e metterla sul fuoco, il gesto che avvia la macchina della cena. Ho messo sull'acqua appena entrata, in 10 minuti cuoceva la pasta. Non è un dettaglio, è il segnale che la cucina ha cominciato. Tutto parte da lì. E mentre l'acqua scalda, si fa il sugo. Fare il sugo, preparare la salsa per condire la pasta. Ho fatto un sugo semplice, pomodoro, aglio, basilico. Il sugo non si compra, si fa. Ed è lì che ogni famiglia italiana rivela la sua identità. E mentre il sugo cuoce, non lo si perde di vista. Non perdere di vista, tenere la situazione sotto controllo, restare presenti senza distrarsi. Non perdere di vista il sugo mentre preparo la tavola? Non è ossessione, è rispetto. Il sugo ha i suoi tempi e i suoi capricci. 1 minuto di distrazione e si attacca, si brucia, si perde. E il sugo si fa a fuoco lento. A fuoco lento, con il fuoco al minimo, lentamente, con pazienza. Il ragù deve cuocere a fuoco lento per almeno 2 ore. A fuoco lento i sapori si fondono, si amalgamano. Il risultato è completamente diverso rispetto a quando si fa tutto di fretta. Con il sugo pronto si aspetta il momento giusto e si scola la pasta. Scolare la pasta, versare la pasta cotta nell'apposito scolapasta per eliminare l'acqua di cottura, poi rimetterla in pentola o in padella. Scola la pasta, ma tieni un mestolo d'acqua di riserva, serve. Un gesto preciso, al secondo giusto. Troppo presto è cruda, troppo a lungo è scotta. Poi arriva il gesto decisivo, insaporire in padella. Insaporire in padella, far saltare la pasta in padella con il condimento a fuoco vivo per qualche minuto, in modo che assorba i sapori. Ho insaporito in padella per 1 minuto, il sugo si è attaccato alla pasta. Non basta mescolare, è far incontrare pasta e sugo davvero, non limitarsi a mettere il condimento sopra. Si finisce con un filo d'olio. Un filo d'olio, una quantità minima di olio extravergine versata a pioggia sul piatto già pronto, come il tocco finale del pittore. Un filo d'olio in chiusura cambia tutto, profumo e sapore veri. Non è l'olio usato per cuocere, questo è l'olio che si annusa prima ancora di mangiare. 2 secondi che cambiano tutto il piatto. In cucina si parla con i gesti e ogni gesto ha il suo nome. Chi padroneggia questi gesti cucina con più sicurezza. Mettere sull'acqua, fare il sugo, non perdere di vista, a fuoco lento, scolare la pasta, insaporire in padella, un filo d'olio, da questo non si torna più indietro. Le espressioni di questa sezione: mettere sull'acqua per il gesto che avvia la cena, fare il sugo per preparare il condimento, non perdere di vista per restare presenti durante la cottura, a fuoco lento per la cottura paziente, scolare la pasta per eliminare l'acqua al momento giusto, insaporire in padella per la finitura a fuoco vivo e un filo d'olio per il tocco finale sul piatto già pronto. In cucina si parla con i gesti e ogni gesto ha il suo nome. Chi padroneggia questi gesti cucina con più sicurezza. Mettere sull'acqua, fare il sugo, non perdere di vista, a fuoco lento, scolare la pasta, insaporire in padella, un filo d'olio. Da questo non si torna più indietro. In cucina si impara la lingua del fare, verbi precisi, gesti esatti, risultati che si assaggiano. Ogni pasto è anche una lezione. Finalmente, a tavola, si stende la tovaglia. La tovaglia, il telo che si mette sul tavolo da pranzo, spesso bianca, segno che il pasto è qualcosa di importante. Ho steso la tovaglia bella, stasera ceniamo come si deve. La tovaglia cambia il tono della serata. Si porta in tavola. Portare in tavola, portare i piatti, il cibo, le bevande, dal banco alla tavola. Servire. Chi porta in tavola stasera? È il passaggio dalla cucina alla convivialità. Il cibo diventa pasto condiviso. Si onora allora la cucina. Onorare la cucina, mangiare con gusto e partecipazione, mostrare con il comportamento che il cibo è buono. Ha onorato la cucina, ha finito tutto e ha chiesto ancora. Non si onora con le parole,
serve il comportamento concreto e il cuoco lo capisce anche senza complimenti. Si assapora a ogni boccone. Assaporare, gustare con attenzione, riconoscere i sapori, mangiare lentamente e con consapevolezza. Assaporo ogni boccone. Questa pasta è straordinaria. Non si mangia e basta, si assapora. La differenza si sente. Se il sugo era buono, si passa il pane nel sugo. Passare il pane nel sugo, raccogliere il condimento rimasto nel piatto con un pezzo di pane, senza lasciarne niente. Ho passato il pane nel sugo, era troppo buono per lasciarlo. Il pane che scivola nel piatto è il giudizio definitivo. Questo cibo era riuscito. È uno dei gesti più onestamente italiani che esistano. In un ristorante stellato si fa con discrezione, in casa della nonna con entusiasmo rumoroso. Il pane che passa nel piatto dice «Questo era perfetto, meglio di qualsiasi complimento». Poi la cena finisce e si sparecchia. Sparecchiare è togliere dalla tavola tutto quello che è rimasto. Piatti, bicchieri, posate, nogliavini, tutto. Chi sparecchia stasera? È il momento in cui la cena si chiude ufficialmente e comincia il dopo. Il caffè, la chiacchiera, il divano. Tutto questo, dalla tovaglia all'ultimo boccone, è chiuderla in bellezza. Chiuderla in bellezza, concludere la serata con un momento che la rende memorabile, non semplicemente finirla. Stasera l'abbiamo chiusa in bellezza. Si rideva, ci si divertiva, nessuno aveva fretta. Non è solo mangiare, è il momento in cui la giornata smette di essere una sequenza di cose da fare e diventa qualcosa che vale la pena ricordare. Le espressioni di questa sezione sono la tovaglia per il telo della tavola apparecchiata, portare in tavola per servire il cibo, onorare la cucina per mangiare con gusto visibile, assaporare per gustare con attenzione, passare il pane nel sugo per raccogliere il condimento, sparecchiare per sgomberare il tavolo a fine cena e chiuderla in bellezza per il senso più profondo del pasto condiviso. A tavola, in Italia, si vive. Non si mangia e basta, si condivide, si celebra, si sta. E il sugo nel piatto non si lascia mai. A serata inoltrata, in Italia la serata ha un ritmo tutto suo. Non è il silenzio, è qualcosa di più vivo. Il quartiere di notte ha i suoi suoni, i suoi profumi, la sua luce, e chi ci vive dentro lo conosce a memoria senza averlo mai studiato. Il gesto con cui si comincia è prendere il fresco. Prendere il fresco. Uscire fuori o aprire le finestre per sentire l'aria fresca della sera dopo una giornata calda. Stasera usciamo a prendere il fresco, dentro è ancora caldo. Non è una passeggiata con una meta, è il gesto di respirare fuori, di lasciare che la sera entri. In estate prendere il fresco è quasi un bisogno biologico. E guardando su si nota il chiarore delle finestre. Il chiarore delle finestre, quella luminosità diffusa che si percepisce di notte nelle case del quartiere. Il chiarore delle finestre del palazzo di fronte, ognuna racconta qualcosa. Non si spia, si osserva. C'è qualcosa di rassicurante in quel chiarore. Significa che qualcuno c'è, che il quartiere non dorme ancora. E si sentono anche i profumi. Il profumo di cucina, il profumo del cibo cucinato che sale dal piano di sotto o arriva dalla cucina del vicino. Dal terzo piano viene sempre un profumo di cucina incredibile la sera. Non si sa cosa cucina il vicino, però si sa quando cucina. Il profumo attraversa le pareti, scende nei cortili, sale fino ai balconi. Poi c'è il suono di fondo che accompagna tutto. Il chiacchiericcio, il rumore basso e continuo delle conversazioni che arriva dall'esterno, dal bar all'angolo, dai tavolini fuori, dai vicini sul balcone. Dal balcone aperto sentivo il chiacchiericcio della piazza. È uno dei suoni più italiani che conosco. Non è rumore, è il segno che la vita è lì, a portata d'orecchio. Il quartiere la sera ha il suo rumore di fondo. Il rumore di fondo, l'insieme di suoni che costituisce l'atmosfera sonora di un posto. Voci, motorini, un cancello che si chiude, un cane in lontananza. Il rumore di fondo del quartiere la sera ci sono cresciuta, lo riconosco a occhi chiusi. Non è disturbo, è identità. Ogni quartiere ha il suo rumore e chi ci abita lo porta dentro. E molti escono a stare sul balcone. Stare sul balcone, trascorrere del tempo sul proprio balcone la sera, guardando fuori, respirando, lasciando che la serata passi. Stasera sto un po' sul balcone, fa fresco e si percepisce l'intera vita del quartiere. Non è fare nulla, è un modo di stare nel mondo senza doversi spostare.
Il balcone è il palco da cui si guarda lo spettacolo della sera. Nelle città vecchie la sera si passeggia per i vicoletti. Il vicoletto, il vicolo stretto, spesso antico, che collega le strade principali del centro. Ho passeggiato per i vicoletti del centro storico, a quell'ora sono quasi vuoti, bellissimi. Di notte, senza folla, i vicoletti diventano qualcosa di diverso, un po' teatro, un po' mistero, tutto italiano. E quando il buio è sceso davvero, si alzano gli occhi al cielo. Spuntare le stelle, il momento in cui le stelle cominciano ad apparire nel cielo serale, una dopo l'altra. Abbiamo aspettato che spuntassero le stelle, erano tantissime. In città si vedono poco, ma in campagna o nei borghi spuntare le stelle è una piccola cerimonia naturale che la sera regala gratuitamente. Le espressioni della sera nel quartiere, prendere il fresco per uscire a sentire l'aria serale, il chiarore delle finestre per la luminosità che dice che il quartiere è vivo, il profumo di cucina per i sapori che attraversano le pareti, il chiacchiericcio per il brusio di fondo delle conversazioni, il rumore di fondo per l'identità sonora del posto, stare sul balcone per la serata vissuta dall'alto, il vicoletto per le strade strette del centro storico e spuntare le stelle per il momento in cui la notte diventa vera. La sera italiana non finisce con il tramonto, comincia dopo. Il quartiere la notte ha un altro ritmo, un'altra temperatura, un altro suono, e chi lo sa aspettare ne fa tesoro. Poi arriva il momento di rientrare. L'appartamento attende. Prima di dormire ci sono i riti. Non è andare a letto, è sistemare il mondo intorno a sé, stanza per stanza, gesto per gesto. Si inizia dalle finestre. Abbassare le tapparelle. Abbassare le tapparelle avvolgibili fino a chiudere completamente la finestra, per oscurare la stanza e isolarla dal rumore della strada. Ho abbassato le tapparelle. Domani mattina non mi sveglio con il sole alle 6. Non è solo privacy, è il gesto che dice la giornata è finita. Il giorno è fuori, la notte è dentro. In cucina c'è ancora qualcosa da fare. Sciacquare la moka. Lavare la moka del caffè di stamattina, smontarla, passarla sotto l'acqua, lasciarla aperta ad asciugare. Ho sciacquato la moka prima di coricarmi, domani mattina è già pronta. È un gesto abitudinario che chiude il ciclo del caffè. La moka di domani inizia stanotte. Poi si mettono a mollo le pentole. Mettere a mollo. Riempire d'acqua le pentole e i piatti difficili da lavare, lasciarli in ammollo fino all'alba. Ho messo a mollo la padella, il sugo si era attaccato. È la logica serale italiana. Non sforzarsi adesso, lasciare che il tempo lavori per te. Al mattino, via in 30 secondi. Poi si svuota il cestino. Svuotare il cestino. Portare fuori la spazzatura. Togliere il sacchetto pieno e mettercene uno nuovo. Ho svuotato il cestino. Domani passa il camion dell'immondizia. Non è interessante, ma se non lo fai la sera, la mattina è peggio. Una delle faccende invisibili che tengono tutto in ordine. E prima di dormire si spegne il router. Spegnere il router. Premere il tasto del modem per la notte. Disconnettersi dalla rete. Ho spento il router, così dormiamo meglio. Non è solo risparmio energetico, è un gesto simbolico. Quando la rete si spegne, la giornata digitale è davvero finita. Poi tutto si quieta. Fare silenzio. Abbassare il volume della vita. Spegnere la televisione. Abbassare le voci. Fermare i rumori inutili. Ho fatto silenzio. In 10 minuti la stanza si era calmata. Non è il silenzio del vuoto, è il silenzio che si crea intorno, quello che prepara il sonno. Prima di dormire, molti si segnano le cose da fare. Segnare sul taccuino. Scrivere in un quadernetto le note, i promemoria, quello che non si vuole dimenticare il giorno dopo. Mi sono segnato sul taccuino, così domani mattina non cerco di ricordare. Non è un'agenda formale, è il foglio dove si depositano i pensieri che altrimenti volerebbero via nella notte. E in camera le prime cose che si cercano sono le pantofole. Le pantofole, le calzature morbide che si indossano in casa, specialmente la sera, quando non si esce più. Ho messo le pantofole, segnale che la giornata è finita. Non è un accessorio, è un simbolo. Quando arrivano le pantofole, il modo di essere di casa ha cominciato. L'ultimo gesto, l'ultimo lume. La luce del comodino. La lampada piccola sul comodino, quella che si spegne per ultima prima di dormire. Ho spento la luce del comodino, in 2 minuti dormivo. Non è solo una lampadina, è il confine tra il giorno e il sonno. Quando si spegne, la stanza è al buio completo e la giornata è davvero finita.
Prima di salutarci, il ripasso completo di tutte le espressioni di oggi. Una giornata italiana, dalla colazione a mezzanotte. Dalla colazione al bar. Gli occhi incollati. Avere la testa pesante. Andare a rilento. Darsi una mossa. Uscire dal torpore. In un batter d'occhio. A mente fresca. Essere intontiti. Dal tragitto del mattino. Fare avanti e indietro. Il rush del mattino. Affollatissimo. Perdere il bus. Restare inchiodati. Ingoiare il rospo. Passare per un suffo. Accaparrarsi un posto. Dai banchi del mercato. Toccare con mano. Annusare la freschezza. Strappare qualcosa. Dal contadino. I prodotti di stagione. Prendersi il tempo. Rientrare a braccia piene. Non fidarsi dell'apparenza. Dall'ufficio. Sentire il clima. Destreggiarsi. Una riunione lampo. Prendersi un respiro fuori. Fare 2 risate. Non riuscire a levare la testa. Macinare lavoro. Tenere il filo. Dal pranzo. Il piatto del giorno. Condividere il pasto. Saziarsi. Volerne ancora. Indugiare a tavola. Il pranzo al sacco. Lo spuntino. La trattoria del cuore. Dalla pausa del pomeriggio. Il crollo biologico. Assopirsi. La pennichella. Ripigliarsi. Sgranchirsi. Rinfrescarsi. Perdersi nei dettagli. Avere gli occhi pesanti. Dalle faccende del pomeriggio. Le faccende. Fare una deviazione. Togliersi un pensiero. Rimandare. Avere 1000 cose per la testa. Ritirare un pacco. Girare come una trottola. Avere il tempo contato. Dall'aperitivo. La transizione ritualizzata. Gli stuzzichini. Il tagliere. Il Negroni. Ritrovarsi. Alla tua. Salute. Sentire il momento. Non guardare l'orologio. Dalla cena in cucina. Mettere sull'acqua. Fare il sugo. Non perdere di vista. A fuoco lento. Scolare la pasta. Insaporire in padella. Un filo d'olio. Da tavola, la tovaglia, portare in tavola, onorare la cucina, assaporare, passare il pane nel sugo, sparecchiare, chiuderla in bellezza. Dalla sera nel quartiere. Prendere il fresco. Il chiarore delle finestre. Il profumo di cucina. Il chiacchiericcio. Il rumore di fondo. Stare sul balcone. Il vicoletto. Spuntare le stelle. E prima di dormire, abbassare le tapparelle, sciacquare la moka, mettere a mollo, svuotare il cestino, spegnere il router, fare silenzio, segnare sul taccuino, le pantofole, la luce del comodino. Una giornata italiana completa. 96 espressioni nuove. Usatele, provatele, fatele vostre. L'italiano non si impara a memoria, si vive. Al prossimo episodio continuiamo insieme, parola per parola, gesto per gesto, giornata per giornata.